tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. La bicicletta che ho qui al mio fianco è la Specialized Turbo Levo SL, la nuova Turbo Levo SL. È una bicicletta che però qualcuno di voi, sono sicuro, ha già visto dal vivo, perché al Bike Festival incredibilmente un giorno io passeggiavo tra gli stand con questa bicicletta e nessuno l'ha notata, nessuno, anzi no, un ragazzo l'ha notata, è venuto vicino a me, mi guarda e mi dice: ma c'è il motore basso, non c'è il rinforzo laterale, ma non è che è la nuova Turbo SL nuova? E io gli ho detto, l'ho guardato, ho strizzato l'occhio e gli ho detto: intenditore. Perché questo? Perché vi fa capire che la nuova Specialized Levo SL non è cambiata poi così tanto all'esterno. Sì, guardarla bene, ha un setup mullet, non ha più il rinforzo laterale classico di Specialized, quello che ha fatto un po' scuola negli ultimi anni, ma comunque la bicicletta è quella, non sembra una bicicletta completamente nuova, un po' anche perché non avendo la scritta S-Works attira un po' meno gli occhi, ma posso assicurarvi che questa Levo SL è cambiata tanto ed ha tante novità da raccontare. Io l'ho già provata e oggi vado a raccontarvi come l'ho trovata. Flat out per tenermi dentro e ho detto... Puttana, che bello. E lì ho detto, È veloce. o continuo a lasciare aperto e tengo oppure esplodo via. Eppure di cambiamenti nella nuova Specialized Turbo Levo SL ce ne sono e non sono neanche pochi. Il primo, il più importante, è la nuova Drive Unit. Abbiamo qui lo spaccato del nuovo motore Specialized SL 1.2, che è il motore che equipaggia le nuove Turbo Levo SL Gen 2. Innanzitutto la differenza sostanziale di questo motore è che ha una struttura in due pezzi anziché in tre, quindi abbiamo un'unica guarnizione che unisce le due parti. Questo permette, unitamente alla lavorazione honeycomb, quindi questa lavorazione a nido d'ape visibile sia sul lato esterno che anche si intravede sul lato interno, permette di ridurre notevolmente la rumorosità. Parliamo di anche fino a 9 dB in meno, 9 decibel in meno. Cambia poi l'interfaccia, siamo passati a un'interfaccia SRAM DAB per quanto riguarda l'innesto, con un nuovo calettamento filettato per quanto riguarda lo spider. Dal punto di vista prestazionale si passa dai 35 Nm di coppia e 240 Watt di picco dell'attuale motore SL 1.1 ai 50 Nm di coppia e 320 Watt di picco per l'SL 1.2, quindi parliamo di 43% in più di coppia e 33% in più di potenza. Prestazioni veramente di tutto rispetto. Il peso è rimasto praticamente il medesimo, 1,95 kg, il tutto grazie all'adozione di nuovo firmware che permette di spremere fino a fondo le potenzialità di questa unità. Non cambia invece la batteria che rimane integrata all'interno del tubo obliquo e che non è possibile estrarre da 320 Wh. Però si ha sempre la possibilità di andare a montare un battery extender sempre da 320 Wh sul portaborraccia. L'altra cosa che cambia radicalmente è il setup, perché qui abbiamo un setup mallet, vuol dire che la nuova Specialized Turbo Levo viene venduta direttamente con ruota da 29 anteriore e ruota da 27,5 posteriore, ma c'è un flip chip che permette di andare a modificare la ruota posteriore, quindi volendo si può andare a mettere una ruota 29 posteriore. Per quello che riguarda la personalizzazione, inoltre si può andare anche a modificare l'angolo di sterzo, mettendolo in ben 3 posizioni. Un angolo di sterzo che è cambiato, naturalmente è stato aperto. Parliamo di 64,6 gradi nella configurazione, diciamo, standard base, che può essere portato aperto fino a 63,8 gradi oppure chiuso fino a 65,5 gradi. Anche il reach è cambiato, è stato allungato di circa un 10 mm su tutte le taglie, quindi in questo caso in una taglia S3 possiamo dire una M, siamo a 445 mm, lungo ma non lunghissimo. Questa tendenza delle biciclette ad allungarsi ma non troppo, si è un po' rallentato l'allungamento che vedevamo negli ultimi anni, permette di stare molto centrati sulla bicicletta.
C'è inoltre anche un altro flip chip sul nuovo ammortizzatore che permette di andare ad alzare o abbassare tutto il cockpit di circa 5 mm. Ho trovato questa che vedete accanto a me, che è la Specialized Turbo Levo SL Comp, ovvero la base finora in commercio della gamma Turbo Levo SL, ovvero quella che costa meno relativamente, perché qui siamo sui 7.999 euro al pubblico. Fermo restando che il montaggio comp che ho qui al mio fianco, che ho utilizzato, l'ho trovato già ben utilizzabile in maniera intensa sui sentieri. La 36 Rhythm anteriore manca un po' di regolazioni, ma dà un buon contributo a tutto quello che è la sospensione globale della bicicletta. Il Float X con già piggyback è già un ammortizzatore abbastanza elevato, e questo è una cosa importante perché tutta la nuova Levo SL è ottimizzata per il lavoro con le sospensioni RX Tune, cioè quello specifico di Specialized pensato per lavorare al meglio con la geometria della bicicletta. Il cambio GX assolutamente utilizzabile, nessun problema, soprattutto nel mondo trail enduro. Io preferisco sempre avere un cambio magari un attimo più lento rispetto ai top di gamma, ma che se prende dei colpi, se si rompe, posso andare a sostituire spendendo un po' meno. Questo allestimento secondo me è un allestimento perfetto per togliere la bicicletta dalla scatola, montare i pedali e andare a divertirsi sui sentieri. A proposito di togliere la bicicletta dalla scatola, parliamo un po' di quello che è la taglia. Specialized ha il suo sistema di taglie che è Less Sizing, che non si basa solo sulle misure antropometriche del rider, ma soprattutto sul suo stile di guida. Ed è per questo che io ho provato una taglia S3. Io tendenzialmente cerco sempre di avere delle biciclette un po' più compatte, soprattutto perché venendo da un background del cross country mi piace avere una bicicletta compatta molto maneggevole, e quindi invece che andare sulla S4, che potrebbe essere per il mondo enduro la mia taglia perfetta, sono andato su una S3, taglia perfetta, dove mi sono sentito molto bene, molto centrato, ma bicicletta più compatta che si è adatta più al mio stile di guida, un po' più nervoso. La prima volta che ho provato la Turbo Levo SL nuova ero nel Lecchese sul lago di Como, non sul lago di Lecco, insieme ai ragazzi di North and Line, un gruppo che sta sviluppando la rete sentieristica in quella zona. Fanno dei trail super, sono sostenuti dal progetto Soil Searching di Specialized, quindi i perfetti ambassador per questa bicicletta. Sono sentieri abbastanza stretti, tortuosi, con tanti cambi di ritmo, non troppo ripidi, ma comunque con dei passaggi un po' complicati dove bisogna lasciare andare bene la bicicletta, quindi secondo il mio punto di vista ideali per questa bicicletta. Bello questo! Mi piace! La prima cosa che ho sentito salendo sulla bicicletta è questa musichetta. Ma in realtà la prima cosa che ho sentito è una cosa che non ho sentito, perché i primi metri in sella alla Turbo Levo SL li abbiamo fatti in salita. Io pedalavo senza pensarci, ero in eco, quindi pedalata molto leggera, non stavamo certo forzando. Da parte a me c'era uno dei ragazzi di Northern Line con la Turbo Levo full power e sentivo rumori di motore, ma non pensavo che fosse solamente il suo, perché la cosa che più mi ha impressionato quando me ne sono accorto della Turbo Levo SL è che è veramente silenziosa. Questo è il rumore di una bicicletta elettrica e questo è il motore della nuova SL. Praticamente niente. Credo che sia il più silenzioso che ho provato ultimamente, più silenzioso ancora del TQ, che già era quasi zero. Qui veramente il livello di rumorosità è bassissimo, si inizia a sentire quando lo si mette in trail e si inizia a spingere forte sui pedali, lì inizia a sentirsi un po' il rumore del motore. Qui iniziamo ad avere anche potenza, perché comunque una coppia da 50 Nm e 320 watt di massima vuol dire che il motore spinge. Qui tira. No.
Il motore comunque dà una bella spinta, è molto regolare, molto fluido, non dà nessun tipo di scatti, questa cosa aiuta. Non è potentissimo, nel senso che qua comunque non sale di potenza, ma sta salendo su una salita che sarà 20-21%, salgo abbastanza tranquillo, ho un po' di fiatone come potete sentire, ma ci salgo abbastanza tranquillo. Più che altro la pedalata è bella rotonda, diciamo che inizia a essere un po' più simile a una e-bike vera e propria. Diciamo che con il vecchio motore su una salita come questa ci si doveva mettere tanto di gambe, qui comunque ce ne si mette, ma si sente che è il motore che porta su. Soprattutto adesso ci si può concentrare solo sulla tecnica, perché comunque qua a questo livello così basso di velocità serve comunque una buona tecnica di guida per salire su una salita di questo tipo con questo fondo. Sono stati fatti anche dei cambiamenti all'interno di quello che sono le impostazioni base del TCU Mastermind, ovvero del computer di bordo della Specialized Turbo Levo SL, ovvero l'eco rimane sempre quello base. Quello che è stato cambiato è stato il trail, che è stato aumentato, diciamo sempre quando togliamo la bicicletta dalla scatola, quindi senza toccare attraverso l'app, abbiamo un supporto del 75%, mentre il turbo è all'80%, quindi abbiamo un trail più spinto, più forte e un turbo più leggero. Questa è l'impostazione base. Poi, volendo, io posso utilizzare la app e andare a modificare completamente secondo quello che voglio la risposta del motore. Comunque una delle cose che ritengo più utili e migliori della nuova TCU di Specialized è sostanzialmente l'impostazione in cui si può andare a scegliere la percentuale di assistenza che viene data al motore. Dell'impostazione micro tune. Andando a premere, a tenere premuto il tasto più, vedete che cambia colore il display. Qui siamo al 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, così via fino al 90%, per andare a dare la percentuale di assistenza che serve. E questa cosa è molto utile quando si vanno a fare dei giri molto lunghi, perché sostanzialmente si permette di andare a regolare l'utilizzo della batteria in maniera il più personalizzata possibile. Per esempio, se si va a girare con solo il 10% per la maggior parte del tempo e poi si dà una botta di anche 70 nel caso ci sia una salita molto difficile, si va a risparmiare tanta batteria, più che utilizzare l'eco oppure utilizzare il trail. Quindi questa impostazione è un'impostazione che dovete assolutamente imparare ad utilizzare. Poi basta schiacciare e si ritorna normale. Ecco, così per esempio tra il 70% e il trail vedete che cambia veramente poco, anzi cambia niente, proprio perché il trail è attorno al 70%. Parlando proprio di durata della batteria, il primo giorno, come dicevo prima, quando eravamo con i ragazzi di Nord Line sul San Genesio, abbiamo pedalato non poco. Abbiamo fatto appunto 50 km e 1500 metri di dislivello totali, divisi in due. La prima parte abbiamo fatto circa 27 km e 1300 metri di dislivello, quindi siamo saliti un bel po'. Quasi tutti in fuoristrada vero, comunque, quindi con delle salite anche abbastanza tecniche, dove abbiamo utilizzato prevalentemente la posizione eco, anche per andare un po' a vedere come si pedalava il motore, e come ho già detto prima si pedala molto bene. Ci siamo fermati a pranzo e abbiamo rimesso in carica le batterie. Lì avevamo più o meno ancora il 18% di batteria rimanente. È stati un'oretta, il tempo di mangiare qualcosa, torniamo, guardo e siamo praticamente all'80%. Ero veramente impressionato da quanto velocemente si ricarica, tanto che sono andato ai ragazzi di Specialized e ho detto: ma
è normale che sia così veloce. Loro mi hanno detto sì, è normale che sia così veloce nella parte centrale della batteria, quindi fino più o meno all'80-85%, mentre per andare a ricarica completa, quindi dall'85 al 100%, ci mette più tempo. Questo per una questione tecnica proprio di batteria e di celle di batteria, ma questo vuol dire che per i lunghi giri in montagna avere una batteria che si ricarica così velocemente per almeno la metà vuol dire che permette di fare tanta strada ancora, perché appunto io vado a fare un giro in rifugio, riesco a fare circa una quarantina di chilometri con 1.300-1.400 di dislivello andando via in eco, mi fermo un'ora a mangiare e mi ritrovo con la batteria a 80%, vuol dire che ne ho ancora 30 km tranquillamente. Le roi! Infatti noi dopo siamo andati a fare un altri 25 km, per lo più in discesa, e che discesa ragazzi, con pochi metri di dislivello, ma siamo ancora lì, arrivati con tanta batteria possibile. Sono quasi certo che sarei riuscito senza problemi a fare l'intero giro con la batteria base, senza il battery extender, quindi andare a fare circa 50 km e 1500 metri di dislivello, stando molto attenti a come si consuma la batteria, quindi a stare sempre in eco, cercare di utilizzare il meno possibile il trail, e anzi quando facevamo gli spostamenti su asfalto andavo a utilizzare il microtune e scendevo attorno al 20 se non il 10% di assistenza, perché invece con noi c'era qualcun altro che è partito subito in turbo e ha consumato subito la batteria, proprio perché abbiamo fatto tanta salita, e quindi batteria quando si mette in turbo o in trail, visto che adesso è al 75%, viene assorbita abbastanza velocemente. Uno dei giri che ho fatto qui vicino a casa, 900 metri di dislivello, 20 km, tutto in trail, e sono arrivato con tipo il 3% proprio, ma lì sono proprio andato gas aperto, salite della morte per andare a prendere un sentiero, e sempre in trail, sempre a spingere al massimo. Adesso veniamo alla parte più sugosa di questa bicicletta, che è il comportamento sui sentieri, sia in salita sia in discesa. In salita, come abbiamo detto, motore molto regolare, molto fluido, molto naturale, e bicicletta che permette di stare ben centrati, pedalare tranquillamente, superare ostacoli anche abbastanza importanti, si riesce ad utilizzare bene il colpo di reni, la bicicletta si muove sempre seguendo quello che è il corpo del rider, ma è quando inizia la discesa che qui veramente si entra in un'altra dimensione, perché la Turbo Levo SL è veramente magnifica, super divertente, si guida senza problemi, si guida veramente come una bicicletta tradizionale. Può essere un cliché delle biciclette leggere, ma si sta andando sempre più verso delle e-bike di questo tipo che si guidano senza problemi come delle biciclette tradizionali. Una delle cose che mi è piaciuto tanto è che non si scompone, il carro è abbastanza corto, non è cortissimo, ma rimane lì attaccato a terra. Vorrei provarla con ruota 29, non ho avuto il tempo e soprattutto non ho avuto il terreno, perché qui dove sto io, essendo in montagna, c'è molta salita ripida e molta discesa ripida, e quindi ho preferito mantenere la ruota 27,5. Però per esempio portandola in posti un po' più aperti come Massa Marittima o Finale, dove c'è tanto rotto, probabilmente con la ruota da 29 posteriore e l'angolo più aperto diventa una bella schiacciasassi, un po' meno agile, ma una bella schiacciasassi. Non è per nulla difficile, nel senso non è una bicicletta dove bisogna metterci tanto corpo, proprio perché è leggera. Qui parliamo di 18 kg e 200 grammi in taglia S3, quindi non è tanto il peso, perché sì, è basso ma non è bassissimo, è veramente il bilanciamento, la geometria, il fatto che comunque il motore tenga tutto basso ma non così basso, perché il BB drop da 27 non è così super basso, quindi non c'è il rischio di andare a toccare terra con le pedivelle, e anche quando bisogna prendere aria, quando si fanno dei piccoli salti, la bici rimane super composta, lineare, non tende ad andare né in avanti né indietro, anzi si gestisce
molto bene. L'altra cosa appunto è che essendo così bilanciata permette anche di essere guidata con facilità, nel senso se devo fare un bunny hop oppure se devo muoverla per entrare e uscire da una curva veloce, basta che muovo leggermente il baricentro oppure che pompo sull'ammortizzatore, tiro un po' con le braccia e subito la bicicletta risponde. Non devo fare quegli sforzi in mani che normalmente si fanno con delle e-bike full power dove bisogna usare braccia, addominali e si finisce una discesa e si è morti. Poi ci sono quelle 2 o 3 chicche che a me piacciono molto. La cosa che piace più di tutti è lo SWAT kit all'interno del tubo sterzo da cui esce il multitool. Quella è una cosa veramente chicca classica di Specialized che cambia un po' il volto della bicicletta e ti fa sorridere tutte le volte che ti fermi e qualcuno dice qualcuno ha un multitool, track, apri e vedi che esce. Quello è super. Bene, spero di avervi dato una buona idea di quello che è la nuova Specialized Turbo Levo SL, bicicletta super divertente, bicicletta per chiunque voglia provare l'esperienza della e-mountain bike, stando più vicino possibile al mondo delle biciclette tradizionali, delle mountain bike acustiche. Una cosa importante secondo me è pensare che questo tipo di biciclette è fatto per uscire o con dei nostri amici che hanno la bicicletta tradizionale, che vanno più forti di noi, sono più allenati di noi, oppure se volete uscire con un gruppo di e-biker con biciclette full power, ragazzi pronti a soffrire perché comunque non è la stessa cosa. Qui per stare dietro a un e-bike vera, un e-bike full power c'è da spingere un bel po' e soprattutto si finisce un bel po' prima la batteria, quindi quando dovete fare questo acquisto ragionate anche su con chi uscite. Per tutto il resto ragazzi, come al solito vi lascio con i 3 consigli finali, ovvero mettere un bel like a questo video, iscrivervi al canale cliccando sul bottone rosso qui in basso e soprattutto gas aperto. Alla prossima! No. Cani carrozza.